Oggi siamo tornati ancora una volta in quella che possiamo definire un'altra casa dell'Alfa Romeo, il Museo Fratelli Cozzi, a pochi passi dal suo luogo di nascita. Un museo unico, nato da una ex concessionaria che custodisce una straordinaria collezione di Alfa Romeo del dopoguerra, insieme a tutta la storia che la accompagnava. Oggi Elisabetta Cozzi ci ha invitati per l'apertura di una nuova area, pensata per completare questo racconto. Lo spazio dedicato all'officina e ai mestieri del restauro. Andiamo a scoprirla insieme. Buongiorno Elisabetta, eccoci un'altra volta nel tuo meraviglioso museo. Se l'altra volta abbiamo visto le macchine, oggi siamo qua per scoprire una nuova area, questo nuovo spazio. Cosa c'è dietro questo nuovo spazio? Grazie Marius per essere tornati, sono molto felice che voi siate qui. Lo spazio si chiama Museo Officina e l'etimologia della parola officina è proprio un posto dove si fanno le cose. Ecco, se il museo è un luogo per guardare, questo è un luogo per fare. E fare non è solo qualcosa che riguarda le automobili, ma qui si fanno un sacco di attività. Sarà qualcosa di pratico, no? Sì. Tipo se nel museo sarà la visita di vedere le macchine come sono belle, qua saranno esposte e si potrà guardare sotto le belle carrozzerie, no? Esattamente, infatti l'area è dotata di un ponte e quindi noi potremmo utilizzare questo ponte, che è il ponte che poi usa il nostro meccanico per riparare le nostre automobili, per prepararle quando partecipiamo a qualche gara, per qualche esposizione, quindi questo è proprio un luogo dove lui prepara normalmente le nostre auto e poi finalmente possiamo anche, aprendo al pubblico, poterlo utilizzare per far vedere ai nostri studenti, studentesse delle scuole di meccanica, meccatronica o delle scuole di specializzazione, insomma, come si ripara un'auto d'epoca. Per questo che il percorso del museo è propedeutico a quest'area. Il vostro museo rifletta l'ex concessionaria, no? Alfa Romeo dei Fratelli Cozzi. Sì, diciamo che è proprio un'area affiancata all'area museale che si occupa delle tematiche dell'area museale, quindi la conservazione, la cultura di questo marchio, la preservazione anche del futuro diciamo di queste automobili, perché queste automobili hanno bisogno di essere ben comprese oggi per poter essere garantite così belle performanze anche nel futuro. E qui ci sono anche un pochino di parti di ricambio, qualche portiere, insomma qualche cosa che abbiamo anche in un magazzino, che è stata sempre la lungimiranza di mio padre. Lui ha sempre detto mettile da parte che magari possono servire. Sì. Da cosa si potrebbe partire? Da una barn find, da una macchina vecchia che non è stata ristorata? Potremmo partire da quella e capire perché servono i musei. Questo è l'esempio classico di una macchina che è stata ritrovata in condizioni non perfette. Meno, proprio anche meno. Sì, questa è una bellissima 2006 Sprint disegnata da Bertone, insomma questa è un'auto iconica. Nel museo ne abbiamo una perfettamente conservata, che brilla, che è bellissima, che tutti ammirano. E quando ho pensato di mettere qui questa automobile, che da sempre fa parte anche lei di tutte le auto che mio padre ha tenuto, questa l'ha tenuta dicendo magari ci servirà qualche pezzo di ricambio. Oggi io ho voluto metterla qui, in antitesi a tutto quello che c'è dall'altra parte, per far vedere un'automobile che è arrugginita, che ha addirittura nella parte davanti le manca il logo, vedete qui non c'è, al suo interno i sedili sono un po' tagliati, c'è proprio, è sporca, anche un cattivo odore. Sì, è il punto di partenza quando si prende una macchina, no, per ricostruirla, per rifarla, la trovi così. La trovi così e se non ci fosse chi attraverso la passione, attraverso la volontà di preservare queste automobili, mette il proprio tempo, le proprie energie, le proprie risorse per far sì che queste automobili ancora possano brillare, sarebbero tutte così e quindi non ci sarebbe davvero la possibilità di comprenderne appieno la loro bellezza. Questo è un po' insomma anche quello che fanno i musei. Sì, c'è da dire che è molto bello averle accanto, non proprio accanto, però comunque nello stesso spazio, questa che c'è da rifare e quella che è perfetta. E anche se vuoi fare un percorso come meccanico, vuoi capire come si fa, cosa si deve fare, certo. C'hai tutte e due, li puoi guardare tutte e due. Ti faccio vedere un particolare, Marius, perché questa automobile ancora una volta rappresenta la storia
della mia famiglia, la storia di questo luogo, perché guarda, qui conserva ancora l'adesivo in cui la commissionaria Fratelli Cozzi, che abbinava il marchio Alfa Romeo con la Renault, e allora era proprio così, a Legnano, nella sua prima sede in via Castello, l'auto ha scritto in rodaggio. Quindi questa automobile davvero è ancora una volta un pezzo della nostra storia. Una vostra macchina che è stata trovata così. Bellissima. Da una parte è quasi un peccato, no? Rifarla, è bello anche far vederla così. Intendo assolutamente rifarla, mi piace tenerla così. Questo spazio comunque guarda un po' dietro le quinte di tutto quello che fate voi al museo, no? Non solo la parte automotive, ma anche la gestione di questo museo, no? Sì, il museo realizza tanti eventi, è uno spazio per appunto fare eventi e ha quindi la necessità di occupare anche tutta un'area all'interno di questo luogo per la preparazione dei pranzi e delle cene. È sempre bello vedere queste macchine. Maggior parte o tutte sono le vostre macchine che avete voi venduto, no? Che sono rimaste in concessionaria. Esattamente, sì, sono la storia della produzione di massa di Alfa Romeo. Sono comunque diverse di quello che abbiamo visto prima nel museo. Sì, allora alcune proprio non ci sono, magari le auto più moderne, la 145, la 146, c'è una 166, altre invece sono magari versioni diverse di auto che sono già nel museo. Okay. Tipo non ci sono doppioni? No, non ci sono doppioni. Ognuna è diversa dall'altra? Sì. È qualcosa di particolare? Che non si vede spesso? Non si vede spesso. Allora, non hai idea di quante volte, nonostante la meraviglia delle auto che ci sono nel museo, qualcuno poi mi si avvicini un po' timido e mi dica: ma Elisabetta, ma l'Arna non c'è? Finalmente potrò fargli vedere che l'Arna c'è, ed eccola qui. E l'Arna, in questo caso nella versione TI, che poi era anche l'idea di mio padre, di conservare le auto sempre in una versione un po' particolare, quindi top di gamma, esatto, comunque insomma un po' diverse in edizioni limitate, quindi questa Arna TI finalmente potrà essere visibile, perché è vero che magari è una storia non particolarmente brillante, però è una storia che si ricorda, e comunque la storia è storia. Certo. Oltre alle macchine esposte qua, voi organizzate anche dei eventi dove gli alfisti possono conoscere di più sulla storia dell'Alfa Romeo. Sì, ci piace pensare che questo mondo abbia anche bisogno di coinvolgere più persone, no? Che si avvicinino a questa storia, e a volte ci sono delle modalità, oltre che visitare un museo, per poter coinvolgere altre persone. Sicuramente quella della proiezione di un film come quello che faremo oggi, dedicato a Ignazio Giunti, è una cosa che penso possa appassionare chiunque, a prescindere dall'essere appassionato di automobili. È una storia di un pilota leggendario, ma è la storia di un'epoca in cui non c'erano regole, non c'erano limiti, un'epoca di coraggio, un'epoca molto spensierata, e quindi io sono molto contenta di poter proiettare questo film davanti oggi a 100 persone, con la presenza del regista, del nipote di Ignazio Giunti, insomma un evento culturale tutto tondo, che è un po' anche il messaggio che con Axel Marx nel nostro progetto Culturalfa noi vogliamo dare, un po' di cultura anche nel mondo automobilistico, in particolare ovviamente di Alfa Romeo, anche un po' differente. Sarà bello da vedere. Non vedo l'ora. Allora questa nuova area non deve essere considerata come una zona a parte, no? È sempre una continuazione del museo, della vostra attività qua. È assolutamente così. Se il museo è un luogo per ammirare queste automobili, nel museo officina c'è proprio un luogo per fare, che significa prendersene cura, significa fare tutta una serie di attività complementari a quello che avviene nell'area museale. Ci è sembrato naturale ampliare il museo, aggiungere questo nuovo spazio, proprio perché qua già si facevano le attività che riguardavano la manutenzione delle nostre auto, le attività che riguardavano il supporto dagli eventi, quando facciamo gli eventi, e a quel punto abbiamo detto, beh, insomma, perché non aprire anche questa parte alle visite del pubblico? Abbiamo la possibilità di far vedere anche altre auto che non si potevano vedere prima, e quindi in questo museo officina, in questo luogo del fare, abbiamo aggiunto un altro pezzo della nostra storia.